Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo a fare un paio di orecchini con materiali semplici che noi tutti abbiamo in casa, noi che perliniamo. Allora, gli orecchini ve li mostro subito, sono questi, molto semplici, non tanto grandi come vedete, orecchino bello rigido, e ho utilizzato cipollotti 6x4 in due colorazioni, cipollotti 3x2, delle Super Duo e due misure di Rocaille, le 11,0 e le 15,0 e un rivoli da 14 mm. Sia in questo orecchino, in questi orecchini, che in quelli che andremo a fare adesso, in questa colorazione, ho utilizzato le Toho, sia come 11,0 che come 15,0. Non ho utilizzato le Miyuki. Ora, se vedete che rimane dello spazio, perché purtroppo le Toho rispetto alle Miyuki sono leggermente un po' più grandi, e avete solo le Miyuki in casa, se per caso rimane dello spazio potete aggiungere o una 15,0 o una 11,0 in base allo spazio che rimane. Quindi non vi so dire con le Miyuki l'esatto numero delle Rocaille, perché non ho provato a farlo. Allora vi elenco subito i materiali. Rivoli da 14 mm, delle Super Duo che andrò ad utilizzare in questa colorazione, dei cipollotti 3x2, una sola colorazione, cipollotti 6x4 in due colorazioni, questi verdi e questi gialli, e come vi dicevo le Rocaille ho utilizzate queste della Toho, sia queste della 11,0, questo bellissimo colore, e sia per quanto riguarda le 15,0, sono sempre Toho. Poi naturalmente avrete bisogno di un perno o una monachella, e come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,15. Potete anche utilizzare un filo di nylon trasparente da 0,16-0,18. Bene, questo è tutto il necessario per fare questo semplicissimo orecchino. Nell'info box trovate sempre scritte tutte le misure dei materiali che andrò ad utilizzare. Bene, io adesso mi preparo il materiale e passiamo al tutorial. Ciao a tutti! Primo passaggio, dobbiamo inserire sul nostro filo 6 cipollotti 6x4 alternate a 6 Rocaille 11,0. Dobbiamo ripassare attraverso le perline e le rocaille e chiudere a cerchio facendo un paio di nodini. Ed ecco qua, questo deve essere il risultato. Ora uscite da una 11,0, mettete sul lago questa sequenza 3 11, un cipollotto 3x2 e altre 3 11, e da questa rocaille ci inseriamo nella prossima. Andremo a fare degli archetti, la classica incastonatura netted, in questo modo. Di nuovo 3 11, un cipollotto 3x2 e altre 3 11,0, e ci inseriamo nella prossima rocaille e andremo a fare questi archetti tutto intorno. Fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, questo sarà il risultato. Ora rientrate nel primo archetto e uscite da un cipollotto. Ora mettete sul filo 3 11,0
e vi inserite nel prossimo cipollotto del prossimo archetto. Di nuovo 3 11 e vi inserite nel prossimo archetto nel cipollotto, in questo modo, senza stringere, perché andiamo a stringere dopo, e continuate così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Io adesso prendo già i rivoli, lo metto a testa in giù e comincio a stringere. Aggiustate un po' le perline, ma poi si aggiusterà tutto dopo. Sto uscendo dal cipollotto, ora rientro nella seconda, che corrisponde a quella centrale, alla rocaille centrale. Stringete, mi raccomando. Ora metto sul lago una 11, un cipollotto e un'altra 11. Cipollotti sono sempre questi 3x2. Da questa rocaille centrale delle 3 mi inserisco nelle prossime, sempre nella rocaille centrale, e tiro il filo. Di nuovo una 11, un cipollottino e un'altra 11 0, e mi inserisco nella prossima sequenza di 3 rocaille in quella centrale e tiro il filo, e faccio così per tutto il giro. Ed ecco qua il risultato dopo questo giro. Sto uscendo sempre dalla rocaille centrale delle 3 sotto. Ora mi inserisco col l'ago nella prima rocaille ed esco dal cipollotto. Stringete, mi raccomando. Ora prendo una sola rocaille e mi inserisco nel prossimo cipollotto. Andremo a chiudere la nostra incastonatura. Di nuovo una rocaille e mi inserisco nel prossimo cipollotto e tiro bene il filo. Vedete? Dobbiamo inserire tra un cipollotto e l'altro una 11 0. Fate questo per tutto il giro e tirate bene. Dopo fate un paio di passaggi per stringere il lavoro. E questo è il risultato. Ho fatto un paio di giri per stringere il lavoro. Questo è il retro e questo è il davanti. Sto uscendo dalla 11 0. Ora dobbiamo risalire con l'ago e uscire da un cipollottino di questi. Quindi io mi inserisco in questa rocaille in questa ed esco dal cipollottino. Ora in tutti questi spazi tra le due file di rocaille andremo ad inserire i cipollotti. Andrò a inserire la seconda colorazione. Prendo un cipollotto 6x4 e mi inserisco nel prossimo cipollottino. Tirate bene, mi raccomando, in questo modo. Di nuovo un cipollotto 6x4 e mi inserisco nel prossimo cipollotto. Aggiustate i cipollotti e tirate bene il filo. Fate questo per tutto il giro. Ed ecco qua come si presenterà dopo questo giro. Sto uscendo dal cipollottino, ora mi inserisco nel primo cipollotto, questo grande. Ora metto sul lago una super duo, un cipollotto 6x4 e un'altra super duo e mi inserisco nel prossimo cipollotto. Tirate bene, mi raccomando. Di nuovo una super duo, un cipollotto 6x4 e un'altra super duo e vi inserite nel prossimo cipollotto.
e questa sarà la sequenza e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua terminato questo giro. Mi sono inserita nella super duo e nel primo cipollotto e adesso fuoriesco con l'ago dalla seconda super duo, dal foro alto, secondo foro. Qui in mezzo andremo ad inserire una 15 0, un cipollottino 3x2, un'altra 15 0, una 15, un cipollottino e un'altra 15, e ci inseriamo nel foro superiore della prossima super duo. Invece qui dove c'è il cipollotto questo grande andremo ad inserire 2 11 0, un cipollottino 3x2 e altre 2 11 0, e ci inseriamo sempre nella prossima super duo nel foro superiore, vedete, in questo modo. Di nuovo qui andremo ad inserire una 15, un cipollottino e un'altra 15 0, e ci inseriamo nel foro superiore della prossima super duo. Qui sopra al cipollotto questo grande andremo a inserire 2 11, un cipollottino e altre 2 11 0, e ci inseriamo nel foro superiore della prossima super duo. Questa deve essere la sequenza e dobbiamo fare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora portatevi ad uscire dal cipollottino che si trova tra le 11 0 e mettete sull'ago questa sequenza: 3 15 0 e 2 11 0, e vi dovete inserire nel cipollotto questo sotto che si trova più in basso e tirate bene il filo. Ora, uscendo dal cipollotto questo verde, inseriamo prima le 2 11 0 e poi le 3 15 0. Faremo l'inverso. E ci dobbiamo inserire nel cipollottino questo sopra, al cipollotto giallo, e tirate il filo in questo modo. Ora di nuovo 3 15 e 2 11, e ci inseriamo nel cipollotto sotto, vedete questo verde, e tirate il filo, vedete, si formerà questa decorazione. Uscendo dal cipollotto verde andremo ad inserire prima le 2 11 e poi le 3 15 0, e vi inserite nel cipollottino 3x2, questo che si trova sopra il cipollotto giallo, e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato, vedete, si è formata questa decorazione. Ora portatevi ad uscire sempre da un cipollottino 3x2, però quello che si trova sopra il cipollotto, questo più sotto, quello verde nel mio caso. Qui andremo a fare una decorazione sul cipollotto con 5 15 0. Sono 5 15 0. Noi usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta. Poi ci andremo ad inserire in tutte le prossime perline, tirate bene, appunto si formerà l'archetto, e ci portiamo ad uscire nuovamente dal prossimo cipollotto, sempre questo qua che si trova sul cipollotto grande dell'incastonatura iniziale. Quindi vi inserite in tutte le perline
e dobbiamo uscire dal cipollottino, e qui di nuovo altre 5, 15, 0, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Dobbiamo formare questi archetti su tutti questi cipollottini qui, dopodiché basta fare un cappietto e l'orecchino è terminato. Fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Come avete visto sono passaggi semplicissimi, il materiale è semplice, questo è l'altro e questi sono gli altri due. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio e vi mando un grosso abbraccio. Ciao a tutti!